Buongiorno tribù, buongiorno bella gente. Buongiorno, notte tranquilla, siamo sempre al Barasin, notte fresca perché ieri ha fatto il temporale. Noi vi diciamo che non abbiamo un mutuo, il mutuo Ci si chiama Cina. Cina. Signora Cinetta? Immancabilmente quando inizia un viaggio, diciamo che c'è anche una coincidenza che sono stati i primi bagni, gli si Sì, bagnano, sì, gli entra l'acqua nelle orecchie e anche se glielo asciughiamo, se qualcosa scappa, alla piccolina gli si infiamma qua l'orecchia, quindi poi bisogna dargli delle gocce. Quindi abbiamo dovuto chiamare, abbiamo provato a chiamare una farmacia, però naturalmente senza ricetta non te la fanno. Siamo a Teruel, cioè in provincia di Teruel, abbiamo chiamato un veterinario e il veterinario ha detto no, che non la vedo, non posso farvi la ricetta. Se non la visito non vi posso fare la ricetta quando sappiamo benissimo che succede, è quello. Niente, abbiamo chiamato la nostra dove è stata operata la Cina, che hanno aggiunto i cavalli, gli hanno cambiato la cinghia e tutto perché corre più di prima. E mi fa, sì, tranquillo, te la mando io. Facile, semplice, veloce, non è che andiamo lontano. Stiamo aspettando che ci manda la ricetta, poi andiamo qua alla farmacia e la devono comandare perché non ce l'hanno. E oggi andiamo a vederci la periferia di Albarracín, del paesino di Albarracín. Sì, perché siamo in una città. La periferia. È che Albarracín ha tante chicchette, quindi non ce ne facciamo scappare neanche una. Quindi andiamo a vederla, va. Voi? Ricorda qualcosa? Ti ricorda qualcosa questa stradina? Dov'è la casa? Dove sta la casa? Buca. Dov'è la casa voi? Dove ti abbiamo abitato? 2 anni. Vediamo se si ricorda, va. Vediamo. Non si ricorda. Ah, perché ci sono i gatti. Sì. Comunque qua, esattamente nel 14A, abbiamo vissuto 2 anni. 1 anno e mezzo. Qua ti ricordi, Sì. E qua, ragazzi, le case, voi le vedete così? Però, vi dico io, questa finestra non è dove abitavamo noi. Questa piccolina nemmeno. Però questa sotto e quella sopra, sì. Quindi, cosa è un facevano labirinto qua? di case qua. E non so parlata, però cosa succedeva? Che c'era la gente ai tempi, col gioco d'azzardo, se le giocava a carte. Sì. E quindi non si giocavano Pezzi di casa. Quindi per quello che è tutto un labirinto. È tutto un labirinto, ma questa stanza è dell'altra casa e sopra e sotto sono dell'altra. È stranissimo. È strano, però ho dovuto ai brutti vizi. Non te lo vai a prendere una bel pane di qua, un bel bella baguette. In questa panetteria nel frattempo ci sono i lavori, capirà, si sentirà qualcosa, non lo so. È la panetteria più buona di Albarracín. Se venite qua dovete prendere il pane. Ma visto che c'è già un certo l'angolino, guarda se c'è una di quelle napolitane di cioccolato o qualcosa di sarà fatto. Sono ricolata finita. No, alle 10 del mattino. Tu non puoi venire qua adesso con queste notizie, tu non puoi. Non c'era nient'altro. Di dolce non c'era niente. No, ho finito tutto. Devi venire, non si può venire in panetteria. Sei una bugiarda. Secondo me qualcosa c'era. Non c'era niente di dolce. Se no te l'avrei comprato. Non si può venire alle 10, bisogna venire alle 8 del mattino. Non c'hai ragione. Mannaggia la bufazza. Mamma è una gioia. Adesso rimani con l'acquolina. Vado con la di sotto, vediamo se gli è rimasto qualcosa. Iniziamo la salita verso l'Eremo, una bella passeggiatina. Vedete, una bella impiccata. E qua ragazzi, quando piove al Barassin, prendetevi, si prende sempre l'ombrello, però se per caso vi doveste dimenticare l'ombrello, sono cavoli amari. Guardate, qua ogni porta
c'è questa placca, perché a parte, voi potete vedere la pendenza, l'acqua scorre tantissimo, ma non è per quello. Albarracín non ha grondaie, non c'è nessuna casa che abbia una grondaia e non si possono mettere. E quindi quando piove, l'acqua sbattendo per terra, poi gli schizzi vanno sulla porta e ti entra l'acqua. Quindi senza quella placca di metallo ti entra l'acqua in casa. Ed è super curioso. Qua quando piove sono fiumi che vengono giù lì. E l'hanno lasciata così per conservare appunto il patrimonio di Albarracín. Albarracín senza grondaie. L'eremo lassù non è tanto lontano, ma noi conosciamo i nostri polli, Mimì e Cocò. E qua naturalmente possiamo lasciarli liberi, ma Il Cocò, signor Cocò. qua scappa perché ci sono un sacco di capre. Quando era cucciolo e È stato cucciolo e piccolo per un mese. e aveva le energie che gli sprizzava da tutti i pori. Beh, più di una volta. Mi è toccato venire fino qua e farlo correre legato fino all'eremo per farlo stancare. E quando lo lasciavamo libero, facciamo tutto sto sentiero Noi facciamo fino all'eremo. E dietro l'eremo c'è una valle. Il boy quando scappava e lo chiamavo andava là. era dall'altra parte della montagna, cioè attraversava la valletta e se ne andava dove lo portava il cuore. Quindi è per questo che sono legati, perché adesso sono in due. Quando abbiamo vissuto qua c'era solo voi. Se sono in due sappiamo cosa succede. Poi te lo ricordi, è la pausa all'eremo del Carmen. Risale al XIII secolo, quindi quando Albarracín era dominata dagli arabi, e dalla cappella si vede che sono 4 spioventi tipico dello stile arabo, però poi negli anni è stata riformata, sono state fatte delle modifiche e come potete vedere questo azzurro ricorda un po' quegli edifici dell'Andalusia, quindi del sud della Spagna, e quindi è un mix. Tutti quelli che sono passati di qua sono arrivati i romani, sono arrivati gli arabi, poi c'erano gli ebrei, quindi è sempre stato un mix. Anche qua sempre hanno convissuto più o meno bene, però poi sempre i battibecchi ci sono stati. Adesso andiamo a vedere l'eremo che è chiuso, però qualcosa si intravede. È stata ristrutturata tra il 2017 e il 2018, ce la posso fare anch'io, dalla Fondazione Santa Maria d'Albarracín, che è questa fondazione che ristruttura piano piano, mantiene Albarracín. Mantiene il patrimonio di Albarracín. Che è patrimonio dell'UNESCO, che ci siamo dimenticati di dirlo nell'altro episodio. Sì. Ha vinto il premio per il più bel paese di tutta Spagna, che ce ne sono un sacco, però anche patrimonio dell'UNESCO. E il prima della ristrutturazione era così. E adesso è diventata così. Ovviamente è chiusa, viene aperta solo nella festa patronale, Sì. quindi una volta all'anno. Portano la Vergine, la portano fino qua in spalla. E voi ti ricorda qualcosa qua? Amore mio? Quante passeggiate ci siamo fatti qua? Sempre stato fresco questo pavimento. Sì, poi dato. E per farvi capire dove scappava voi, che da qua si vede meglio,
scappava, noi venivamo qua le prime volte, poi chiaramente lo legavamo quando abbiamo capito che Però qua scappava. venivamo a goderci un po' le ore fresche della giornata a fine pomeriggio, qua c'è sempre una bella dieta e secondo noi è la vista migliore che si ha sul paese. E dopo E- facciamo un bel pim pum pam, però il Surboy Scappava dall'altra parte. scendeva di qua, guardatelo. Scendeva di qua. Non c'è il burrone, è No, tutto no. sentiero, È tutto sentiero, spariva, dove vuoi. E ce lo ritrovavamo su là in cima, correndo, felice sui prati, no? Con ste orecchie che sventolavano, lui che correva tutto felice e contento. Noi non eravamo tanto contenti. E adesso sì, è arrivato quel momento e c'è anche la breccia. Sì. Secondo noi, parere personale, da qua c'è la miglior vista su tutto Albarracín e sul canyon di Albarracín. Fatecelo sapere nei commenti. Se siete d'accordo con noi, siete pronti? Pim, pum, pam! Questo episodio va così, è un video di ricordi. Qua la Cina, eravamo ancora qua e aveva un mese, vero Patata? Mezzo. Un mese e mezzo. Quindi cosa facevamo? La facevamo camminare un po' e io avevo una sorta di sacca che mi ero creata e la mettevo dentro in questa sacca. Se riusciamo, forse abbiamo ancora delle foto. Vi mettiamo una foto da qualche parte. È arrivata qua la Cina, ha dato forfè. Sì. Ha detto basta, io da qua non mi muovo più. E quindi plup. E quindi me la mettevo nella sacca e ce la portavamo in giro così. Quanti ricordi alla fine? Dai ricordi. Sì. Una curiosità storica che nessuno conosce. L'architetto Isur Bonanno Pisano, ovvero colui che ha architettato e progettato la torre di Pisa, ha fatto anche la chiesa la iglesia di Santiago. Fateci caso. È storto. No, mica ci crederete, no? Però fateci caso, se venite qua a fare le foto, non siete voi che state facendo le foto storte, è proprio il campanile che è storto. E ce ne siamo accorti perché noi, quando prendevamo l'aria fresca, la brezza e ci sedevamo sul tetto della casa, ce ne siamo accorti. Guardate com'è storta. Un'altra curiosità, e questa è vera, non me la sono inventata. Là, vedete quelle due grotte giganti? È chiamata la cueva dell'Occudio, ovvero la grotta degli ebrei. Già vi ho detto che qua convivono cristiani, ebrei, arabi, e durante la dominazione araba gli ebrei sono stati scacciati dal paese di Albarracín ed erano esiliati e lasciavano vivere lì in quella grotta come poveracci. Mamma mia, poveracci sì, E poi per arrivarci lì mica facile. Andiamo a fare il bagno ai cannoni, però qua sono questi due buconi qua. Guidiamo la Tam. Sono un paio di buchi che magari tocchiamo. Vai Tam, gira di là, gira tutto. Vai indietro. Ok, gira.
Gira, gira, di là, di là. Basta, vieni dritta. Dritta, dritta. Di là. Di là, dritta, brava. Vai, vieni dritta. Vieni, vieni. Vai che ci sei. Piano. Brava Tam. Good job, girl. Pier, sul Pier. Che strade che mi fai fare. Good job, girl. Good job, girl, good job. Ma guardate quante farfalle bianche. Tutte qua insieme. Comunque il posto è questo qua. Non è male, eh. Qua avete un'area picnic e da questa parte c'è l'accesso al fiume. L'unica pecca è che la strada è proprio qua sopra e qua ci si può buttare nel fiume, quindi va più che bene per i cani che si facciano un bagnetto. Qua credo che si può stare a dormire. Noi abbiamo visto più di una volta. E qua non si paga, però come ho già detto la strada è troppo vicino. Boh, di notte c'è da dire che non è trafficatissima, quindi si chiudono bene. Ah, Tam, io lo voglio dire te. Nel frattempo ci siamo spostati dal fiume e siamo ritornati al nostro spottone. Mi sto montando il video di YouTube perché se no non uscirà. E questa è la mia vista dall'ufficio di oggi. Cioè, beccatevi che vista. Paura. Così sì, con la bella arietta che entra. Buongiorno tribù, con queste facce. Ieri non siamo spariti, siamo andati a festeggiare il compleanno della nostra amica e non siamo più abituati a festeggiare. Abbiamo fatto tardi, oggi dovevamo andare a arrampicare, però Nessuno dei due si è svegliato. ci siamo svegliati relativamente presto, non era poi così tardi, però qua bisogna andare a arrampicare presto, sennò. Quindi vi portiamo a vedere la spintura rupestre. Pintura rupestre. In spagnolo? Così gli insegniamo un po' di spagnolo. Pitture rupestri. Andiamo a vederle, Va. Siamo ufficialmente entrati dentro il parco naturale del Rodeno, parco protetto, e del Rodeno è un tipo di roccia arenaria rossa perché è ricca in ferro, infatti qua anche i romani estraevano il ferro dalle rocce di arenaria, ed è anche super famosa per l'arrampicata in boulder. Pensate che è la seconda zona più grande di tutta Europa e la terza al mondo, e da quest'anno, dal 2026 siamo nel 26, è gemellata con la Val di Mello. L'abbiamo appena scoperto. Sì. Che storia. C'è stato il gemellaggio un paio di mesi fa. Che storia, eh? Beh. Anche la Val di Mello, naturalmente, per chi non lo sa, è super famosa per l'arrampicata. Un gruppo di persone è già andato in Val di Mello, adesso quelli là Val di Mello dovranno venire. Sono andati al raduno che c'è stato in maggio. E adesso quelli là Val di Mello dovranno venire qua, non sappiamo quando ancora, però arriveranno anche i sassisti della Val di Mello. Nel percorso principale che stiamo facendo noi hanno fatto tutta questa pista per le persone disabili, quindi inclusione per tutti. 2 proibizioni ci sono, più di una. Non si possono fare volare i droni senza un permesso, i cani devono stare legati
perché siamo dentro un parco e per quanto riguarda l'arrampicata non si può arrampicare di notte e certi settori di arrampicata sono chiusi tutto l'anno per la nidificazione degli uccelli. Siamo arrivati alla prima pintura. In teoria dobbiamo vedere tutto sto po' di roba. Adesso io... Titoli, quello là è quello che si vede, è il migliore. Lo vedete là? Che c'è... A sinistra che è quella macchia bianca, si intravede Che è un cavallo sopra. Sopra c'è un toro, un toro o un cavallo. Si vede addirittura l'occhio. Giusto. Alla sinistra che è una macchia bianca, proprio quasi sotto il tetto. E le altre macchie bianche, Sotto ci deve essere una mucca un muccone. a sinistra e il resto Resta un po' si inchiarito. vede poco e dalla telecamera ancora meno. Bisogna avere, adesso vi faccio uscire perché chiaramente c'è una rete e non ci si può avvicinare. Bisogna avere un po' di immaginazione. Però qualcosa è rimasto però ancora, con i disegni si Sì. capisce. Quello là sopra, i due là a sinistra sono E quelli che si vedono meglio, quelli che vi avevamo fatto vedere. Ah no, anche là c'è un altro, guarda là, si vedono addirittura le corna. Da questa parte Guardate là. ci muoviamo e vi faccio entrare. È giusto qua sopra, lo vedete? Che deve essere una mucca. Vedete le cornazze? Lì, si vedono proprio bene. Siamo entrati in uno dei settori più grandi di tutto Albarracín per l'arrampicata e guardate la roccia com'è, che rossa che è. Tutto questo che vedete bianco è il magnesio che usiamo per arrampicare. Eccolo Shurpier, però la roccia è super particolare, super rossa, ma guardate quante forme differenti hanno la roccia. Ogni roccia è diversa, anche da questa parte, guardate, Tutti tutti panettoni. Sì, poi è vero che noi siamo un po' di parte perché ci abbiamo vissuto qua 2 anni, però ci è rimasta nel cuore. È bella, magica. dai. Adesso chiaramente la stagione dell'arrampicata è finita, cioè bassa stagione perché fa Si caldo. può arrampicare un po' la mattina presto e poi basta. Qua la stagione ideale per venire a vedere il paese e arrampicare è in autunno e primavera. I mesi più freddi sono gennaio, gennaio qua anni fa siamo Picchiava, adesso picchiava. neanche proprio lontanamente arriva No. le temperature dei tempi. Però calcolate che qua quando noi abbiamo vissuto siamo arrivati a meno Quando il 15. Shurboy scappava a 15 sotto zero e aspettarlo mezz'ora a 15 sotto zero, immaginate voi. Sì, gli inverni. È un deserto, quindi Caldo durante il giorno, c'è tanta escursione termica Sì, e sono la sera 20 gradi. Cioè puoi arrivare ai 40 d'estate e scendere a 20-18 alla sera e succede il contrario anche in inverno. sì. Qua il L'escursione problema termica è uguale, sempre ai 20 gradi secchi. Il problema è il vento. Quando ci sono le giornate invernali con il vento, ti congeli, nuvoloso, ti congeli. Ora voi. Signori, volete l'acqua? Acqua fresca a Pinar del Rodeno? Hai trovato la tua casa, Pier? Piccolina però carina, E ci hanno fatto anche la panchina. E ho fatto anche la rima. Vedete che è proprio sabbia. Sabbia proprio. Sabbia rossa. Oh, ma sai come si sta freschi qua dentro? Vuoi rimanere qua e ti ripasso a prendere stasera? Sì, per favore. Sì. Io rimango qua, ho fatto tutto il tetto, l'ho ricoperto di muschio e terra, si sta. Divinamente, no? Sì, io sto qua tutta la notte, poi anzi, torna domani mattina. Noi rimaniamo qua tutta la notte. Io torno nel mio furgonello perché la notte fa frescaldo. Siamo davanti alla pittura rupestre emblematica di Albarracín. Guardate, Albarracín è il simbolo di questa pittura rupestre, è quella. La vedete? È questa. E si vede, ragazzi, è là. È quella macchia. È questa qua.
tutte queste pitture rupestri risalgono al Neolitico, e qua la zona di Arastadero sono quelle più belle che si vedono. Le altre non le abbiamo viste, però quelle sì che bisogna avere tanta immaginazione, anche con il cartello illustrativo non si vedono proprio bene. Però prima di andarcene vi portiamo in un posticino, tanta roba. Siete pronti? Per un pim pum pan, ce Di ne sono quelli. ce ne sono di Mirador così, se esplorate come abbiamo fatto noi ne troverete tantissimi, anche molto più in alto, però questo qua è facile da trovare ed è uno spettacolo. Pronti? Pim, pum pam! Parcheggio oggi è tutto per noi, c'è una macchina lì, però sono andati ad arrampicare e poi se ne vanno sicuramente. Ma che caldo fa oggi, siamo anche fatti un bagno e tutto, sono le 6:30 e picca più che alle 2. Io non ho mica capito sta cosa, qua è sempre così. Qua al Barasina in casa nera le città alle 5 alle 6 e dove picchia di più il sole. Puff. Io ritorno dentro in furgone all'ombra, non si sta meglio, no? E poi quando si scende un po' la temperatura, un paio di sali minerali e via. È arrivata l'ora di cena stasera presto perché non siamo più abituati a fare festa. Sì, no, stasera presto perché domani bisogna andare a scalare. Sì. Giornata intensa, per il pomeriggio ce lo siamo presi tranquillo, Sì. anche perché Faceva caldo oggi. sì, e la Cina deve seguire la sua routine, perché se usciamo dalla sua routine è così, è la cinetta. La cinetta ha bisogno dei suoi tempi, della I sua suoi routine, ritmi, ha bisogno di riposare. Stasera per cena una bella pasta che non è in bianco, 4 formaggi. 4 formaggi, i bucatini sul piede dice che non si usano solo per la... Bucatini si usano per la matriciana. Quindi abbiamo dovuto comprare una pasta, perché non avevamo più pasta. Buona, no, Vabbè. però è quello che passa al convento. O mangi questo o salti dalla finestra, non ce Per l'avevamo me detto. non scuocia, non è scotta. No, non è male. E direi filmetto e a letto. L'episodio è arrivato fino a qui. Quindi se vi è piaciuto mi raccomando mettete il click, iscrivetevi al canale, commentatelo e ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao.